Ciao a tutti e bentornati sul canale. È necessario definire l'abuso sugli animali ed eliminare i preconcetti specisti che fanno sì che esso venga preso in considerazione e condannato soltanto in certi casi e assolutamente condonato in tutti gli altri. La ragione per cui l'opinione pubblica è così confusa riguardo il significato reale di abuso è da ricercarsi soprattutto nell'azione di associazioni animaliste la cui battaglia è rivolta contro singoli problemi e singole situazioni, anziché contro l'abuso in sé. È il cosiddetto approccio welfarista o protezionista. In altre parole, tutti coloro che dichiarano di avere a cuore gli animali e raccolgono fondi per singoli casi di abuso, ma non credono che il veganismo sia un imperativo morale, stanno scegliendo di perpetuare l'abuso, anche senza rendersene conto. La posizione più tipica dei carnisti che vogliono giustificare questo abuso spesso utilizza l'argomento: i prodotti che consumo provengono da animali che non sono stati abusati. Mangiare prodotti animali va bene finché gli animali vengono trattati umanamente. Lasciando da parte il fatto che la grande maggioranza dei consumatori ha ancora un'idea distorta degli allevamenti che sta finanziando, cosa vuol dire esattamente che quegli esseri non sono stati abusati? In genere che non sono stati picchiati, torturati, tenuti in degli spazi minuscoli e che in generale nessuno ha fatto loro del male di proposito, per pura crudeltà. Eppure l'abuso non ha per forza a vedere con tutto questo. Il sadismo non c'entra e questo non vale soltanto per gli allevamenti. Io posso usare qualcuno senza sottoporlo ad atroci sofferenze, solo infrangendo il suo diritto soggettivo di vivere e di essere lasciato in pace. Se parlassimo di esseri umani o animali domestici, nessuno avrebbe il minimo dubbio che questo sia vero, e nessuno esiterebbe ad affermare che uccidere è un abuso, non conta quanto l'ucciso sia stato trattato bene. In uno stato di diritto non ci si basa certo sulla quantità di sofferenza causata per lasciare in pace gli altri. Il diritto di vivere la propria vita senza diventare una proprietà o senza essere ingravidati con la forza, ad esempio, è qualcosa che nessuno metterebbe in discussione. Non c'è una quantità di sofferenza che reputiamo accettabile se causata senza previo consenso. Non c'è mai un caso in cui diciamo non gli hai fatto poi così male in fondo, quindi continua pure ad agire come se non facesse parte della comunità morale. Ovviamente meno sofferenza è meglio che molta, ma l'imperativo morale su cui si basa la società è che nessuno ha il diritto di fare ad un altro qualcosa senza il suo consenso. Non conta che si tratti di una sadica tortura o meno, e non conta che la vittima abbia o meno l'idea stessa di consenso. È proprio per questo che sostenere che i vegani vogliano imporre arbitrariamente e tirannicamente le proprie regole sugli altri è così assurdo. I vegani, semmai, cercano di impedire ad altri di essere lasciati in pace. Non si può fare altrimenti quando un diritto soggettivo viene violato. L'etica e la legge che da essa procede servono a questo e infatti tuteliamo anche coloro che non potrebbero tutelarsi da sé, come bambini, animali domestici o persone con disabilità mentali. Facciamo un esempio. Così come potrei scegliere di abusare degli animali solo per il mio piacere personale, potrei scegliere, per il puro sfasso di farlo, di dare a qualcuno dei buffetti sul viso, piccoli schiaffi non dolorosi. La mia scelta di farlo confligge con l'altrui diritto di essere lasciato in pace e, a meno che io non viva in una società dove l'individuo abusato non venga riconosciuto nemmeno come una persona, chiunque attorno a me reputerà sbagliato il mio gesto e cercherà di fermarmi. Immaginiamo quindi che io risponda: ma questa è solo la vostra opinione e io la rispetto. La mia opinione è che questo non sia abuso, quindi non dovete imporre la vostra. Potevo essere molto più violento, ma non lo sono stato, quindi non sono una cattiva persona. Io non vengo a dirvi come dovete trattare gli altri. Siamo in un paese libero e voi vi comportate come dittatori. È esattamente questo che i vegani si sentono dire continuamente e vengono paragonati a nazisti più di chiunque altro. Ad un atteggiamento del genere, chiunque potrebbe solo pensare che io sia pazzo o malvagio e senza dubbio cercherebbe di fermarmi. Cos'altro potremmo fare in caso di lesione di un diritto soggettivo? Possiamo non impedire a certi individui di compiere certe azioni se vogliamo vivere in uno stato di diritto. La legge contro il commercio dell'avorio impedisce ad alcune persone di compiere certe azioni contro l'incolumità di qualcun altro, in cambio di denaro o piacere personale. Se una tale legge esiste per il diritto soggettivo degli elefanti, perché non dovrebbe esistere per quello di polli, maiali e mucche? Perché dovrebbe essere passabile, condonabile, accettabile uccidere altri animali esclusivamente per il piacere che ne deriva? Perché tagliare di netto la testa di un cane è orribile, ma farlo ad un tacchino è diritto sacrosanto? Un arrosto non ci occorre più dell'avorio, questo senza dubbio.
e quante e quali parti dell'animale ucciso vengano utilizzate è di certo irrilevante per la vittima e nessuno dei prodotti ricavati è insostituibile e necessario. Certe azioni non sono materia di opinione in uno Stato di diritto. Qui non si contesta il diritto di avere un'opinione quale che sia, ma il fatto stesso che la dignità altrui venga considerata materia di opinione. Tornando al caso dei buffetti, avrei forse più diritto ad abusare anche se la vittima non avesse nemmeno il concetto di consenso, come nel caso di un bambino piccolo, di un animale domestico o di una persona mentalmente disabile. Ovviamente no. Tali individui potranno anche non rendersi conto del limite da non superare per quanto riguarda il diritto soggettivo altrui, ma io sì. La mia responsabilità etica non si fonda certo sull'etica della vittima, e se aggiungessi anche, come tanti allevatori fanno, piccoli raggiri logici del tipo come vedete non sto facendo niente di atroce e io amo sinceramente questa persona, la tratto sempre benissimo, le faccio sempre da mangiare e così via, e chi mi giudica non sa ciò di cui parla. Ebbene, in quel caso vorrebbe forse dire che non sto abusando e che posso sbarazzarmi della vittima quando non mi interessa più? È esattamente la tattica di Dan in arte Iowa Dairy Farmer, di cui ho parlato in un video precedente. Gli esempi di questa tattica, io non abuso, i vegani sono bugiardi o ignoranti, sono moltissimi nel suo caso, e ne menziono uno particolarmente inquietante. In un suo video, l'amorevole allevatore ci mostra come applica una targhetta di riconoscimento sui vitelli, mutilando le loro orecchie. Filmando la reazione spaventata del vitello, che non si aspettava questo dolore, il magnanimo Dan ci spiega fieramente che il male passerà in un attimo, che si tratta di un lavoro rapido e pulito e che con questa tecnica viene causato il minimo male possibile. Visto, vegani brontoloni, chi ha detto che gli allevatori abusano gli animali? Non avete appena avuto la prova che non è così e che io sono buono? Si tratta solo di una piccola operazione, come un buffetto sul viso. Ebbene, se mi sognassi di fare una cosa del genere ad un cucciolo di cane e la filmassi, rischierei come minimo il linciaggio. Come mai? Eppure non causerei alcun dolore lancinante, nemmeno una goccia di sangue, solo un guaito, degli occhi spaventati e magari una carezza subito dopo. È sufficiente a considerarlo un abuso? Senza dubbio, un allevatore saggio come Dan risponderebbe che questa pratica è necessaria nel caso di un vitello, ma non certo nel caso di un cane. Ed è proprio qui il punto. L'industria che rende questo abuso necessario non è necessaria in sé. Non dovrebbe proprio esistere. Quel vitello non doveva nemmeno venire al mondo per gli interessi di un umano, per cui tutto ciò che è seguito è solo conseguenza del nostro egoismo. Lo stesso vale per la separazione dei vitelli dalle madri. Dan ci direbbe, con la sua puntuale conoscenza ancestrale, che questo è per il bene dei vitelli stessi, visto che le madri sono spesso poco amorevoli, quindi non si tratta di abuso. Anche fosse vero che i vitelli sopravvivono più facilmente in questo modo, l'atto stesso della separazione è reso necessario per sé da un ambiente e da un business non necessari in sé. Considerare degli animali delle proprietà, causarne le gravidanze, mutilare le loro orecchie e ovviamente ucciderli sono abuso. Non ha alcuna importanza che per la maggior parte del tempo non soffrano e abbiano tutti i comfort. L'abuso non è condonabile solo entro certi limiti. Visto che non condoneremmo degli schiaffetti sul viso, come possiamo fingere che tali pratiche, assai più invasive, non siano abuso? Non conta quanto parliamo di amore per gli animali che possediamo, finché li consideriamo dei possessi. Tenere un cane in un appartamento di piccole dimensioni o lasciarlo da solo tutto il giorno è abuso. Non permettere ad un serpente di muoversi come vorrebbe in un habitat consono è abuso. Addestrare dei delfini con tutte le cure del mondo affinché facciano ciò che vogliamo noi in cambio di una piccola ricompensa è abuso. Costringere un cavallo a portarci in giro in groppa solo per il nostro intrattenimento è abuso. Se ci ostiniamo a vedere solo negli allevamenti con migliaia di capi e nelle immagini orrende di animali feriti ed emaciati la definizione di abuso, continueremo a trattare gli animali come degli oggetti e a non renderci conto che non è necessariamente con intenzione malvagia che si perpetua una discriminazione. Al contrario, è proprio in ciò che ci sembra accettabile che risiede sempre il pericolo maggiore. Nessuno sostiene attivamente l'abuso sugli animali, eppure quasi tutti continuano a finanziarlo. Ciò di cui Dan e gli altri allevatori della vecchia scuola fingono di non rendersi conto è che i vegani non li hanno mai attaccati sulla base di presunti atti di crudeltà o sadismo. Non si fa nessuna bella figura e non si dimostra proprio un bel niente a filmarsi mentre non si compiono atti di questo tipo. Perché mai del resto uno dovrebbe trattare male le proprietà da cui ricava di che vivere
E molti commenti infatti puntualizzano che un bravo allevatore come Dan non stresserebbe mai i propri animali, perché questo non darebbe prodotti di qualità, il che la dice lunga sul loro amore per essi. Non ho nessun dubbio che le mucche di Dan vivano meglio che la maggior parte delle mucche del mondo, ma non è certo questo a validare la mercificazione e l'uccisione dei suoi animali. Non ho dubbi che molti cavallerizzi spazzolino amorevolmente i loro cavalli tutti i giorni, ma non è certo questo ad autorizzarli a trattarli come mezzi di locomozione o ad allenarli in estenuanti e spesso dolorose prove atletiche. Non essere cattivi come gli altri non ti rende buono. Trattare uno schiavo con grande cura non convalida lo schiavismo come pratica eticamente accettabile. Trattarti nel migliore dei modi possibili non mi autorizza a schiaffeggiarti quando mi pare, perché così facendo non ti attribuisco un diritto soggettivo intrinseco alla tua persona, ma estrinseco, in quanto subordinato ai miei interessi. L'abuso comunemente condannato dai proprietari di animali, insomma, è soltanto l'abuso che non fa comodo a loro, il che, come ho detto, non vale soltanto per gli animali da allevamento. La separazione netta e inconciliabile tra l'approccio protezionista e l'approccio abolizionista, che vede nel veganismo la necessaria base morale per parlare di diritti degli animali, è illustrata dal più celebre accademico antispecista, il già citato Gary Francione, autore di numerosi libri e articoli sull'argomento. Il concetto è espresso in diverse sue opere, ma ora mi riferisco in particolare a Animal Rights: An Abolitionist Approach del 2015, che ho letto da poco e che, a quanto mi risulta, non ha una traduzione italiana. Gli spunti di riflessione in quest'opera sono moltissimi e forse me ne occuperò meglio in un altro video, ma ciò che volevo riportare adesso è che gli animalisti che associano l'abuso sempre e solo ad una grande sofferenza o ad ambienti particolarmente squallidi o invivibili fanno più male che bene. Una raccolta firme contro il patè d'oca, ad esempio, non combatte l'abuso più di un vegano. Al contrario, lo combatte assai meno, perché isola un abuso concedendo al consumatore il diritto di sentirsi una persona migliore mentre abusa e uccide centinaia di animali l'anno. L'unica seria e coerente azione per combattere l'abuso è il veganismo, ossia l'antispecismo. Si è contro l'abuso e si diventa vegani, o si supporta l'abuso e non si diventa vegani. Non c'è un terzo termine, non c'è una via di mezzo, non c'è un abuso umano, un compromesso. E questo non rende il veganismo intrinsecamente difficile o tirannico. Al contrario, ciò che va detto, ripetuto, diffuso e insegnato è proprio il fatto che essere vegani è facile, soprattutto oggi, e che non esiste una situazione di abuso più accettabile di un'altra, benché non tutti gli animali soffrano ovunque nello stesso grado. Il patè d'oca non deve indignarci più dell'industria del latte, delle uova, dei cosmetici, del cuoio. Ogni singola volta in cui compriamo un prodotto animale, stiamo finanziando un'industria che può solo fingere di debellare l'abuso, promuovendo leggi ed iniziative che regolano esclusivamente gli abusi che reputerà superflui e validerà le sue bugie. Per combattere qualunque discriminazione, l'antispecismo intersezionale ha il dovere di condannare l'abuso in tutti i casi, senza concedere mai agli abusanti di scegliere a quali atti discriminatori sono disposti a rinunciare. Il dolore è soltanto l'abuso divenuto più celebre. Nel caso degli animali non umani, come in qualsiasi altro, gli abusi che gli oppressori vogliono pubblicizzare sono solo quelli superflui al loro sistema di oppressione. Non attribuire ad un essere senziente il diritto di vivere e di essere lasciato in pace, convalidando anche abusi che ci sembrano insignificanti, vuol dire, di fatto, escluderlo dalla comunità morale e ridurlo allo stato di cosa. Non cadiamo in questo tranello. Boicottiamo e aboliamo sempre, senza se e senza ma, e partiamo dal veganismo come imperativo morale di uno stato di diritto. Per oggi è tutto, grazie per il vostro tempo e la vostra attenzione e vi invito al prossimo video, che spero non si farà attendere troppo. Alla prossima.